Peccherini, come state? Ciao Pollo, come stai Pollo? Come va questo tuo lunedì? Non ho idea di cosa io abbia fatto. Fatemi vedere. Niente, devo sistemare sta cosa. Lo avete visto l'ultimo video che ho messo ieri? Super bello, cioè no, è bella la storia in realtà, molto carina, a me è piaciuta. Non so se a voi è piaciuta, però a me è piaciuta. Oddio, non tutto, ci sono delle parti un po' brutte della storia, però è una storia di forza, di, come si usava a dire, resilienza. Però insomma, fatemi vedere se è tutto a posto. Ciao Pollo. Però sì, dai, dovrei aver sistemato tutto questa volta. Ho sistemato prima. Più o meno. Però insomma, dai. Allora, è lunedì e come ogni lunedì parliamo di robe tecniche e oggi parliamo delle estensioni di Barp. E allora, uso una I per fare un'estensione? Allora, ci aiuteremo con Claude ovviamente. Però diciamo quello che è più importante è capire cosa si fa, cioè è sempre la stessa storia. Se voi usate l'intelligenza artificiale per programmare, però poi dovete capire cosa vi sta dicendo. Tipo, infatti, io volevo fare un'estensione, come avevo detto in qualche live fa, in cui usavo un tool che mi era stato suggerito per il bypass del WAF, però ho capito che era troppo complessa e quindi ho detto facciamo un passo alla volta. E quindi oggi vedremo un po' un'estensione un po' più semplice, il tipico anche Hello World che solitamente si fa quando si impara un linguaggio di programmazione. E anche perché io non ne ho mai fatte estensioni per Barp, però mi ha sempre incuriosito capire un po' come si faceva e quindi ho detto perché non farlo live? Così anche voi mi aiutate. e, e insomma ho dato un'occhiata e, e direi che possiamo farla e vediamo un po'. In che linguaggio? Allora, le estensioni di Barp ho visto che si possono scrivere in Java, in Python e in Ruby. Ora, io non sono fan di Java, Ruby lo conosco pochissimo e ovviamente quindi cosa ho scelto? Python, anche perché è il linguaggio, diciamo, che utilizzo solitamente per programmare, per fare scripting, perché poi io non è che programmo più di tanto in generale. Ciao, One Last Astronaut. Quindi insomma faremo con Python. Ovviamente chi vuole farlo in Java o in Ruby può chiaramente farlo. Ho capito che più o meno è sempre lo stesso perché si utilizzeranno poi delle classi e dei metodi che sono proprio di Barp, quindi comunque il linguaggio cambia ma alla fine userete sempre quelle robe. Però è interessante e quindi volevo condividere con voi queste cose. Però insomma vediamo.
vediamo cosa fare, però sarà proprio una live in scopriamo cose. Perché insomma, ve l'ho detto, non l'ho mai fatto, quindi però molto interessante, vedrete, vedrete. E quindi volevo... qui è sbagliata. Mm. Ok, eccola qua. Eccola qui. Barb qui. Ok. Allora, ovviamente prenderò... Mm, mm, mm. Non me lo vedete? Mm. Allora, datemi un attimo perché non mi vede Visual Studio ok, 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 perché ovviamente qui mi servirà comunque Visual Studio Code per poi scrivere l'estensione. Allora, come prima cosa in realtà vi volevo parlare di qualche estensione che in generale io utilizzo, poi magari ve li metto in descrizione, però ve li faccio vedere su... Allora, in generale partiamo un attimino. Allora, utilizzerò Barb Suite Community perché in questo caso non serve il professional, perché comunque le estensioni ehm, le potete fare anche nella community, basta aggiungerle, poi vi faccio vedere. E in generale le estensioni cosa sono? Sono praticamente dei pacchetti che voi andate a scrivere o a utilizzare per aggiungere funzionalità a Barb. Che ne so, per esempio, se voi andate in estensioni e poi andate in Bap Store, vedete che ce ne sono tipo tantissime. Alcune non sono nemmeno nel Bap Store, ma sono su Git. E ce ne sono comunque tantissime in base a quello che volete fare. E questo appunto è per aggiungere delle funzionalità a Barb e molte sono molto molto utili. Per esempio, io quelle che utilizzo, che non so se... no, non ce l'ho installate perché non uso mai questa community, però per esempio quelle che utilizzo io sono Active Scan dove praticamente aggiungete delle funzionalità allo scanner di Barb. Poi Auto Analyzer, che oltretutto ha scritto un mio collega, sappiate, un mio ex collega, non lavora più nella mia stessa nell'azienda per cui lavoro io, però top. E questa è molto utile perché praticamente si vanno a vedere, a fare tutti quei test di autorizzazione. L'autorizzazione praticamente è quando andate a vedere se un utente può fare qualcosa, e quindi questa estensione è molto utile perché potete cambiare ad esempio il cookie in modo automatico mentre navigate l'applicazione. Questo fa tutto lui, tutta l'estensione, e quindi vedete il risultato avendo un altro cookie, ed è molto molto utile. Poi, che ne so, c'è JWT Editor, dove se avete i JWT, vabbè, altre robe per l'autenticazione, potete manipolarlo. Hackvertor, l'abbiamo visto qualche live fa, brevemente, però è molto utile per le codifiche. E poi dipende in realtà, tipo questo in QL è per GraphQL, quindi altra roba dell'API. Non voglio buttarvi tanta roba, però in generale io ve le scrivo comunque le estensioni che più o meno utilizzo sempre. Poi vedete voi se volete vederne qualcuna in particolare. Diciamo che questa live di Barb nella mia testa è l'ultima della serie Barb, quindi non ho intenzione di farne altre al momento, però insomma, se volete approfondire qualcosa, se vi interessa qualcosa in generale, in particolare di Barb, boh, possiamo fare altre live, come volete. Io mi ero messa, diciamo, queste live per vedere un po' tutte le funzionalità, però insomma ci sono anche altre funzionalità, come ad esempio le estensioni, le impostazioni, chiaramente, però
mi sembrava un po' lunga farvi tutta una live sulle impostazioni, anche perché molto spesso dipende cosa dovete fare, quindi insomma, però trovate tutto nella documentazione, chiaramente. E ovviamente potete scrivermi se avete qualche dubbio e se volete sapere qualcos'altro. Però un'altra estensione molto... Ah no, però questa è per il professional, però vabbè. Praticamente va Collaborator Everywhere, Everywhere. Praticamente va a inserire l'URL del collaborator ovunque e quindi voi vedete se avete poi delle richieste al collaborator. Questo è molto utile per vedere magari attacchi blind, no? Dove voi non vedete il risultato. E quindi se ricevete una risposta, una richiesta, sapete che quella parte è vulnerabile. Ma ci sono le finte estensioni. Allora considerate che su Git comunque considerate che tutti possono scrivere un'estensione e metterla su Git, su GitHub, no? Il repository. Se qualcuno mette del codice che non fa quello che dovrebbe, in teoria può capitare. Per questo vi dico sempre, anche l'altra volta vi ho detto di utilizzare quelli del BAP Store, che comunque in teoria sono controllati e dovrebbero fare quello che dicono. Se invece prendete del codice, delle estensioni prese da GitHub online, chiaramente lì dovete stare attenti, dovete leggervi un po' il codice per capire cosa fa, perché potrebbe anche fare cose malevole, volendo, perché comunque chiunque può scrivere queste estensioni. Anche noi adesso scriviamo questa estensione, la mettiamo su Git, però magari potrebbe esserci scritto qualsiasi cosa, no? Quindi insomma state attenti, in generale state attenti quando prendete roba su online, perché comunque non sapete chi le fa, quindi a me non mi è capitato di vedere estensioni finte, però in teoria potrebbero esserci, quindi insomma è una mia supposizione. E insomma poi ci sono altre estensioni, ve l'ho detto, ve le metto in descrizione, però non mi sto a spiegare tutte le estensioni che uso perché insomma sono un po'. E quindi invece se voi volete scrivervi la vostra estensione, praticamente dovete andare in installed, fare add e qui vedete che abbiamo Java, Python e Ruby. Ovviamente noi useremo Python e qui caricheremo il nostro script Python. Però ovviamente lo dobbiamo scrivere. E ora la cosa è che praticamente però Barp ovviamente, non ovviamente, vabbè, è scritto in Java, cioè è un Javone. E quindi noi utilizzando Python si andrà poi a convertire il Python in Java. Infatti si utilizza Jython. Noi dobbiamo infatti caricargli questa libreria, credo, che praticamente va a convertire il Python che noi scriviamo in Java, perché ovviamente Barb è scritto in Java e quindi non riuscirà a leggere il Python e quindi glielo dobbiamo implementare. Quello che però è che questo supporta solo Python 2 e quindi insomma un po' siamo a Python 3, quindi insomma capite. Però quello che dovete fare prima di tutto è andare su download e scaricare questo Jython standalone jar. Questo vi scaricherà un jar che poi voi andrete... Ah, scusate, non lo stavate vedendo. Perché non lo state vedendo? Oh no, parlavo... Ah, perché... Ops, scusate, l'avevo tolto. Comunque,
voi dovete andare su download e poi scaricare questo Gton standalone jar. Questo vi scarica un jar e voi lo prendete e lo andate a mettere. Praticamente andate su setting, no scusate, sì, lo andate sulle estensioni, le impostazioni e qui vedete vi dà select file quando andate in Python environment. Vedete anche qui che abbiamo l'ambiente Java, l'ambiente Python e l'ambiente Ruby. Qui dovete inserire il vostro file Gton. Vedete, io l'avevo già scaricato, ovviamente l'ho scaricato qui e l'ho inserito. Lo inserite qui ed è fatta. Buonasera, sono entrato solo ora, potresti farmi un piccolo riassuntino? Grazie. Allora, no, avevo iniziato da poco in realtà, però stiamo vedendo le estensioni di Burp Suite. Burp Suite, per chi non lo conoscesse, è uno strumento per l'analisi di richieste nelle applicazioni web, quindi è utilizzato molto per fare penetration test, per esempio. E siccome ho fatto una serie su Burp, sul canale trovate tutte le live, e visto che mi era stato chiesto, e questa sarà l'ultima e l'ultima appunto è dedicata alle estensioni, perché comunque le estensioni sono appunto una funzionalità, secondo me, fondamentale anche di Burp, perché appunto aggiunge delle funzionalità a Burp normale. E questo potete fare sia nella versione community e sia in quella professional. Ma c'è su Linux? Sì, 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 questo è su, cioè Burp è anche su Linux e le estensioni le potete utilizzare anche su Linux e essendo un jar, il jar sta nel Java, diciamo così, e quindi è multipiattaforma, cioè Java poi si vede tutto lui. Qui Burp usa Java, quindi si creerà poi una macchina virtuale di Java dove andrà ad eseguire tutto. Però insomma voi non lo vedete, ecco. E gli serve questo jar proprio per fare la conversione da Python a Java, visto che noi useremo Python per scrivere la nostra estensioncina. E allora questo lo tolgo perché non ci serve. E quindi una volta che avete messo Gton, potete vedere, dovete un attimino capire come funziona. Ora, in realtà, praticamente, come vi accennavo prima, tutto quello che scriveremo in realtà utilizza delle API di Burp. Le API non sono altro che delle chiamate, diciamo così, che messe lì che voi potete utilizzare per fare certe funzionalità. E dipende cosa volete fare, ci sono diverse API. Ovviamente qui avete tutti i metodi. Vedete qui ad esempio non lo so, HTTP protocol, service, insomma avete un po' di metodi. E quindi o li vedete qui che comunque potete vedere, oppure potete andare in questo, diciamo nella documentazione di Portswigger, che poi Portswigger è quell'azienda che ha fatto Burp Suite, dove appunto vedete tutte le classi. Se vedete la I davanti al nome, vuol dire che è un'interfaccia, perché praticamente come funziona in Java, praticamente funziona che ci sono delle interfacce e poi ci sono la classe effettiva. Le interfacce praticamente sarebbe una specie di astrazione, diciamo così, dove poi si possono implementare più classi. E questo lo si fa perché magari si hanno dei metodi, quindi delle funzioni,
che sono comuni a tutti i figlioletti, diciamo così. È come un padre che ha qualcosa, o una madre che ha qualcosa, i figlioletti devono, diciamo, ereditarla. E spiegata molto male, chiaramente se volete se volete sapere di più di Java, non seguite me, ma seguite altri canali che spiegano molto meglio Java. Ehm, Però insomma, diciamo è così, non voglio andare troppo nel dettaglio, era giusto per farvi capire cos'era l'AI all'inizio. E qui potete vedere tanti metodi che poi andremo ad utilizzare e praticamente volevo farvi vedere un'immagine che datemi un attimo che la devo cercare. Ecco questa. Stra interessante, non capisco quasi nulla di questo mondo, ma mi piacerebbe iniziare. Va bene, sì. È un bel mondo, devo dire, molto interessante. E forse sei nuovo, ma non mi conosci, però niente, lavoro in questo campo e faccio video. Vabbè, dai, faccio la marchetta prima del tempo, dai. Dov'è? Dov'è il mio canale? Stavo guardando video. E niente, faccio video su questo settore, diciamo un po' più generici, però le live solitamente il lunedì sono un po' più tecniche e il giovedì invece faccio le cyber news dove diciamo commento alcune notizie sulla sicurezza informatica. Quindi insomma. E questo, però sì, è un bel mondo. Però tornando alle estensioni di Barp e a come vengono utilizzate, praticamente questa me l'ha generata Claude. Molto molto bravo, devo dire. E praticamente cosa succede? Vedete qui ci sono un po' di cose da conoscere prima di scrivere un'estensione. La cosa importante è che ogni estensione deve entrare in questo register extender callback, dove praticamente Barp andrà a che è poi quello che è il ponte che ci fa comunicare con Barp. Ogni cosa che noi andremo a scrivere in questo metodo sarà poi quello che andremo a dire a Barp. Poi dopo capirete meglio quando lo andiamo a scrivere. Però poi da qui si possono avere diverse interfacce che appunto sono da implementare, vedete qui. E ad esempio iBarp Extender è proprio quella che noi dovremmo andare, che probabilmente... No, questa è da implementare. Ah sì, forse questa dovremmo implementarla. E poi potremmo utilizzare altre cose dipende cosa vogliamo fare. Ad esempio gli helper sono per l'analisi delle richieste, per la codifica, eccetera. E poi abbiamo questa iBarp Extended Callbacks che praticamente, appunto come dice qui, è l'API principale di Barp, quindi è proprio quello che ci serve per fare alcune funzionalità. Per esempio, se vogliamo intercettare le richieste dobbiamo utilizzare questa, o per lo scanner questa, o per fare un menu, una grafica, dobbiamo utilizzare insomma queste e poi possiamo fare ovviamente dei log, quindi scrivere qualcosa in Barp che ci servono a noi per capire cosa sta succedendo. Però lo so che sembra da pazzi, però in realtà poi quando lo scriveremo sarà un po' più comprensibile, ecco. Spero. Spero. E, e quindi, allora andiamo un attimo. Ehm, allora, quello che... Allora, si era spaccato tutto. Allora, quello da cui ho preso ispirazione è ovviamente
quello che non vi ho detto è che chiaramente ehm, potete anche vedere il repository di Barp. E per esempio, se vogliamo cercare qui, adesso non vediamo example, tipo per prendere ispirazione su come scrivere l'estensione, vedete qui abbiamo diversi linguaggi. Ad esempio questo è molto semplice, fa praticamente un ciao mondo, ecco. Però è interessante, quindi prenderemo questa e me la copio. Me la copio qui e ovviamente la dovete salvare in .python, quindi io chiamerò test extension.py, vedete qui. Vedete qui appunto l'ho salvata così. E qui vedete, allora, qui abbiamo, ovviamente vi dicevo, il repository di Barp, se cercate magari qualcosa potete prenderlo anche come punto di riferimento per magari scrivere le vostre estensioni. Ora, quello che vi volevo dire è, vedete qui, questo è molto importante, from Barp import iBarp extender. Ciao Demi, che praticamente sarebbe, se prendiamo di nuovo l'immagine che vi ho fatto vedere prima, sarebbe questo iBarp extender. Noi in questo modo stiamo dicendo importa. Ora io non sto a spiegarvi tutto sulla programmazione, però insomma chiedetemi se non vi è chiaro qualcosa, perché cioè insomma non vi faccio un corso di programmazione perché sennò facciamo notte, ecco. Però insomma in generale dovete importare le classi che vi servono. E appunto in questo modo noi stiamo importando questo, perché vi ho detto che questo appunto è l'interfaccia che implementeremo, che ci serve appunto per comunicare poi con Barp. E poi queste, diciamo, sono implementazioni, importiamo anche questi perché ci servono poi per i printer. Però ecco, magari facciamo che al momento non facciamo tutto questo, ma facciamo una roba più piccolina, quindi tipo così. E giusto per capire, diciamo. Però qui alla fine la cosa importante è che importate iBarp extender. Qui state dicendo che questa classe implementa l'interfaccia dell'extender. Appunto vi ho detto che l'interfaccia deve essere poi implementata dai figlioletti. E in questo modo stiamo dicendo, stiamo creando una classe Barp extender che implementerà questo iBarp extender. Questo serve appunto a Barp per capire che è un'estensione e come appunto poi lavorare con questi, con quello che gli diciamo. E poi vedete qui abbiamo il register extender callback che vi ho detto prima, che è appunto l'inizio obbligatorio. E qui al momento, qui self in Python serve quando ho creato una classe per dire l'oggetto della classe, insomma, proprio in linea di massima fortissima. E callback appunto è il ponte verso Barp che noi useremo appunto per comunicare con Barp. Ora voglio dove è andato Barp? Voglio implementare questa,
ovviamente non farà nulla perché noi non gli stiamo dicendo di fare nulla. Però, ad esempio, se noi andiamo qui, ovviamente mettiamo Python perché stiamo usando Python e poi seleziono il test extension che abbiamo appena fatto, andiamo next e appunto... Ah, non lo vedete. E appunto, vedete, non ci sono errori, però non l'avete visto, quindi ve lo rifaccio vedere. Praticamente dovete andare in extension, installed e poi fare add, qui aggiungete Python e qui poi prenderò test extension, facciamo next, questo dice è stato caricato, vedete non c'è nessun output, non c'è nessun errore, però se avete errori di programmazione ve li farà vedere qui. Se avete output che magari scrivete cose potreste vederli anche qui. E quindi ovviamente questo però non fa niente perché noi gli abbiamo detto di non fare niente. E ora quindi scriviamo qualcosa, diciamogli di fare qualcosina. Quindi per esempio facciamo self prendendo l'esempio di prima, però vorrei usare questo. Vabbè, scriviamola. Allora io me la sposto qui, così comunque la vedo. Ah, vediamo se posso fare tipo... No. Ok. Quindi faremo self, perché ovviamente ci stiamo riferendo all'oggetto, alla classe in cui siamo, e poi facciamo callbacks. Allora, datemi un attimo. E quindi quello che voglio fare adesso è giusto scrivervi un'estensione che andrà a scrivere soltanto tipo dei log, non farà niente, no? Quando, non so, quando si impara un linguaggio di programmazione, il primo programma che si fa è solitamente l'Hello World, cioè un ciao mondo, per capire più o meno come funziona. Quindi è semplicemente un stampa ciao mondo per capire un po' anche come funziona. E quindi quello che faremo adesso è andare proprio a scrivere semplicemente ciao mondo. Non è utilissimo, nel senso, cioè non fa niente, però vedendo tipo un altro video che poi comunque vi metto in descrizione, che oggi ho visto comunque, no, ieri ho visto, molto interessante, diciamo, mi sembrava appunto una buona idea. E quindi cosa facciamo? Allora, noi andiamo, siccome questo è un figlio, avrà questo oggetto callbacks e quindi noi andiamo ad assegnarlo al callbacks della nostra classe e lo stesso l'helper. L'helper, ricordatevi, dov'è qui? L'ho perso. Ricordatevi, l'helper è questo qui e ci serve appunto per fare poi analisi della risposta, della richiesta, eccetera. Quindi vabbè. E qui praticamente anche qui sta tutto nel callback e quindi poi faremo get helpers per appunto prenderci
gli helpers. Volevo però trovarvi appunto get helpers, che starà qua dentro probabilmente, no. Ecco qui. Appunto dice questo metodo è utilizzato per prendere gli oggetti helper, quindi gli aiutanti, che saranno che possono essere utilizzati dall'estensione per appunto fare diverse attività. Quindi noi che facciamo in questo modo? Ci andiamo a prendere gli aiutanti e poi andiamo a fare un set extension name, giusto per mettere un nome. Io lo chiamerò cinnamon sack, giusto così. E poi però vedete, cioè notate, ogni cosa che facciamo che poi sarà visualizzata su Barp, noi chiamiamo questo callback. Questo callback, ve l'ho detto, è proprio il nostro ponte per comunicare con Barp, praticamente. E quindi noi useremo questi metodi per poi andare a comunicare con Barp. Quindi in questo momento noi abbiamo fatto get helpers, quindi ci servono gli aiutanti, diciamo, gli aiutanti di Babbo Natale. E poi andiamo a fare set extension name, vediamo. Appunto, questo qui, per dare un nome semplicemente all'estensione. Ci è più semplice anche capire cosa succede se appunto c'è un errore, soprattutto se avete più estensioni. Magari vi è utile perché poi vedrete nel log che c'è il nome dell'estensione, quindi magari può essere utile. E poi andiamo a fare print ciao Barp, e questo sarà stampato, vedrete dove. E poi andiamo a fare anche callbacks.issueAlert, dove facciamo ciao alert. Anzi, l'estensione si chiama test cinnamon sack. Quindi questo lo togliamo, non ci interessa. E ops, scusate, si è un attimo. Oh no, ho messo l'insert. Ok, tolto. Se mi insegnassero queste cose a scuola, probabilmente non farei gli esercizi con Gemini. Come gli esercizi con Gemini? Vabbè, queste robe in effetti a scuola non si fanno, cioè non... Vabbè, so cose poi per... che magari vedi all'università per cose... per sicurezza informatica, diciamo. Oddio, non lo so però effettivamente se vengono... Ai miei tempi usavano... Ai miei tempi, come se fossi tipo anziana. Vabbè. Usavano Zap, che è un altro strumento come questo. Però insomma, Barp è un po' più avanzato, secondo me. Magari poi qualcuno mi dirà no, non è vero. Venduta di Barp. Non lo so, scherzo. Non lo so. Però insomma, andiamo a vedere adesso l'estensione. E praticamente per ricaricarla non dovete rimuoverla o rimetterla, ma basta semplicemente fare l'unload, quindi cliccare qui e poi ricaricarla. E vedete qui abbiamo output, che vedete che c'è il ciao barp che noi abbiamo usato con il print. Quindi il print vi andrà a stampare qui, se ovviamente selezionate questo, potete salvarlo anche su file o su system console, vabbè. Se avete errori li vedrete qui, però ora vi starete chiedendo, vabbè, ma queste robe dove si vedono? Queste qui le vedrete nella dashboard. Se vedete qui, negli event log, qui c'è appunto
nome della estensione, questo test cinnamonsec e questo ciao alert. Questo insomma è anche un altro modo. Solitamente qui viene utilizzata quando vengono memorizzati degli eventi, tipo è stata trovata una vulnerabilità, oppure in questo caso se volete sapere cosa fa un'estensione, potete utilizzare questo. Per esempio, se fate un'estensione per scansionare un sito web, potete mettere ad esempio inizio scansione, così vedete anche il tempo di scansione, no? Che comunque può essere utile in alcuni casi. E quindi appunto vi volevo far vedere questa differenza. Quindi torniamo qui. Ovviamente questo, vedete, non fa un granché, cioè semplicemente stampa cose, però insomma è un buon inizio. Invece, se volete fare altre cose, ora qui io mi sono imbattuta mentre facevo sta roba in due classi, dove c'è AI HTTP Listen, che poi con questa AI sembra tutto tipo Apple, non lo so, iOS, AI robe così, però vabbè. Ehm, e però vabbè, oltre questo però non c'entra niente Apple, quindi lasciate stare quello che vi ho detto. Ehm, ecco, però c'è una differenza. Praticamente AI HTTP listener è diverso da AI proxy listener. Perché? Questo mi è utile secondo me, perché praticamente AI HTTP Listener andrà a prendere la richiesta e la risposta fatta da ogni tool di BARP, ogni strumento, quindi che ne so, il repeater, vedete qui abbiamo diversi tool, no? Tipo l'intruder, il repeater, collaborator, eccetera. Questi appunto sono gli strumenti di BARP. E comunque prenderà anche quella del proxy, giusto per confondervi un attimo. E può modificare e analizzare appunto i messaggi che vengono in tutti questi strumenti. Quindi, che ne so, se voi fate una richiesta con il repeater, che appunto ve l'ho fatto in un'altra live, però ve lo dico lo stesso, è appunto per ripetere una richiesta. La vostra estensione vedrà anche quel messaggio, quella richiesta. Se voi usate invece AI Proxy Listener, questo invece andrà a vedere i messaggi che passano nel proxy, quindi appunto qui, cioè quando voi intercettate i messaggi, diciamo, di un'applicazione web. Aspetta, ve li faccio aspettate, ve li faccio vedere un attimo che sto aprendo il coso di BARP. Appunto, vedete tutte le richieste che si fanno. Queste, in teoria, se fatta bene, l'estensione può... Fatta bene, me lo dico da sola in realtà, perché non so se funzionerà questa estensione, però è una live. Scopriamo, no? Scopriamo. Vabbè. E quindi potrete fare delle modifiche in questa appunto richiesta e ovviamente vederle nella pagina. La cosa però interessante che ho scoperto è che se voi vedete se voi usate l'AI, come si chiamava? L'AI HTTP Listener, non potrete vedere le modifiche su BARP. Perché? Se adesso io intercetto il traffico, no? Usando intercept on e ricarico la pagina, vedete appunto che io posso modificare qui. Se io modifico qui qualcosa, tipo ad esempio metto chi se ne frega, metto qui cinnamon,
Oh no, se no gli arriva il log. Metto ciao e faccio forward così. Se voi vedete qui, dov'è? Qui vedete che questa richiesta è stata modificata e qui potete vedere cosa avete modificato. Praticamente vedete qui che c'è il mio ciao, perché qui avete la possibilità di vedere la richiesta originale, quindi non c'è il mio ciao, e c'è la richiesta appunto modificata con il ciao. Se voi usate HTTP listener, questa modifica su Burp non lo vedete, però ovviamente la vedete poi nella pagina finale. Se invece usate iProxy listener, voi potete anche fare questo magheggio e vedere appunto la modifica anche su Burp. E poi magari vi faccio vedere. Vediamo. Però al momento quello che andremo a fare è semplicemente cambiare qualcosa nella richiesta diciamo che abbiamo. Quindi quello che ci serve è riprendere così, no? Qui Visual Studio Code e andare a implementare cose. Ora, siccome io potremmo modificare l'user agent, che appunto è un header del però non vorrei complicarvi la vita. Allora, vediamo un po'. Vabbè, però sicuramente ci serve includere HTTP listener, perché al momento vogliamo solo modificare la richiesta senza troppe cose, diciamo così. E poi ci serve il metodo get... no, scusate, come si chiamava? Vediamo un attimo nella... Ah, questo, process HTTP message. E questo prenderà tutti questi che ora andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere un attimo questo metodo. Questo metodo dice che appunto è chiamato quando la richiesta è stata appunto fatta, diciamo, e quando la risposta è stata ricevuta. Se noi andiamo a vedere anche i parametri, che appunto sono questi, cosa significa? Tool flag praticamente indica quale strumento di Burp ha chiamato questa richiesta. In questo caso non ci interessa più di tanto, visto che stiamo utilizzando solo il proxy, però in generale vi può essere utile. Se messages request è praticamente ti va a dire, diciamo, se questo metodo è stato invocato da una richiesta o da una risposta, perché comunque voi potete anche agire sulle risposte. E poi message info, diciamo, i dettagli della richiesta risposta. E quindi ora sono un po' indecisa se modificare qualcosa della pagina. Sì, dai, modifichiamo semplicemente la parola test, così poi cerchiamo test e vediamo come cambia. E ora prendo ispirazione da il tizio che avevo seguito e andiamo un po' a replicare quello che faceva lui.
Quindi qui fa se, ok, però allora prima di tutto ho dimenticato self che ci vuole sempre in questi casi. Poi abbiamo questo e quindi dice se message is request. Faceva questo, però questo. Ah, aspettate, voglio capire un attimo una cosa. Perché il tizio faceva questo, però non so bene perché. Voglio vedere. Voglio vedere un attimo una cosa che... Dov'è? Mm. Credo che... Perché questo significa se è vero che è una richiesta, restituisci niente. Ok, questo è un attimo... Non so bene perché lo fa. Perché comunque... Ah, perché agisce sulla risposta in questo caso. Vabbè. Vabbè, tanto vorrei farli entrambi. In questo caso, quindi andiamo a vedere se andiamo a modificare la risposta. Quindi noi andremo effettivamente a vedere qualcosa che stiamo modificando nella risposta. Solitamente non si fa in un pen test perché comunque la risposta è mandata dal server, quindi non si va a modificare la risposta. Però vabbè, dai, atteniamoci a questo. E poi poi crea un metodo per prendersi gli header. Gli header non sono altro che appunto se io prendo questa, ops, no, gli header sono tutti questi e invece il body, ok, questo non c'è, il body è quello che sta qui, quindi il contenuto della richiesta. A me è sempre piaciuta l'informatica e in passato avevo provato a fare qualcosina con Python o HTML, ma quest'anno è arrivato un prof che si limita a farci leggere ad alta voce il libro e ad assegnarci degli esercizi in laboratorio che non sa spiegare, incolpando chi non capisce di non studiare. Io lì facevo il mio, poi ha iniziato a premiare chi li faceva con la I, ho iniziato anch'io. Scusa molto off topic. No, vai tranquilla, tranquilla. No, guarda, allora, se sei appassionato ti posso consigliare dei canali che comunque secondo me meritano. E diciamo, poi dipende cosa vuoi fare, però come livello didattico ti posso consigliare questo. E ci sono, fa anche, cioè ha anche una piattaforma, però dovrebbe essere questa, dove ci sono anche corsi comunque di programmazione. Quindi, insomma, se ti interessa la programmazione, vedi c'è anche Python e altre robe, quindi e lo fa molto didattico, quindi se ti interessa davvero imparare come funziona, come funzionano molte cose, qui sono spiegate. Non so che livello è, perché tipo questo è abbastanza complesso, però per esempio il suo corso, vediamo. Non lo so, i corsi non li ho seguiti, quindi non saprei. Però non vedo corsi di programmazione, però li trovi qui. Credo che cioè tipo Python, se ti interessa, puoi dargli un'occhiata. E poi credo anche, vediamo un po'. Sì, ad esempio Simone Modiga, con cui collaboro, comunque ha dei corsi anche di Python, di Linux,
e di altre cose, quindi questi due io te li consiglio se vuoi una, non so, vuoi apprendere più nel dettaglio, ecco. Io ancora sono giovane, quindi ancora non faccio corsi. No, scherzo, scherzo. Però insomma questi te li consiglio, magari anche per trovare anche la voglia, no, se magari si trova qualcuno che li spiega, magari poi dipende anche, magari non ti piace poi come li spiegano, perché poi anche il come spiegare una cosa è molto personale, però io insomma te li consiglio, poi dagli un'occhiata. Ehm Però, tornando alla nostra estensione, ehm, qui praticamente andava a creare un metodo, questo vedete è un metodo che stiamo creando noi, quindi non è della classe iBarb Extender, però si possono creare, cioè alla classe gli potete aggiungere pure i metodi che volete. E qui andava a crearsi un metodo per prendersi header e body, perché poi ovviamente andremo noi a modificare soltanto il body. Però dovremmo capire, cioè perché la richiesta ci viene tutta una, no? Tutta intera. Noi ovviamente dobbiamo rimuovere gli header perché in questo caso non vogliamo modificarli. Ovviamente se volete modificare gli header dovete prenderli e andiamo a prenderci il body. E content appunto sarà la richiesta. E quindi andiamo a fare response uguale content.getResponse. Anzi, uh, anzi qui vi metto message perché poi message sarà content, quindi utilizziamo message così è più chiaro. E poi faceva response data e faceva self helpers punto ok, questo ci serve la documentazione, che me la prendo qui, perché andiamo a vedere questo analyze response. Ok, questo non ci serve. Che stava in helper. Allora, andiamo a Hyper. No, non era qui, era in iExtension verb helper e vedete qui abbiamo analyze request che appunto dice può essere utilizzato per analizzare le richieste e ottenere ovviamente dettagli o usava ah no, scusate, usava analyze response perché ovviamente noi vogliamo modificare la risposta e quindi ci serve appunto questo metodo che va ad analizzare la risposta. Se volete modificare la richiesta, ovviamente dovete usare analyze request. Poi qui ce ne sono diversi, dipende cosa gli volete passare. E questo metodo andrà a restituire un oggetto iResponseInfo, che appunto non è altro che un'interfaccia per prendere la risposta. Allora questo lo sposto sempre qui. Ciao dei bye. Grazie, veramente a me piace molto Python e Arduino, vorrei fondere la stampa 3D con la programmazione. Adoro progettare soluzioni a problemi. Vabbè, è una bella cosa comunque, soprattutto Arduino. E Arduino non ne conosco canali. Però se me ne viene in mente qualcuno... No, ce n'era uno forse, però non mi ricordo come si chiama.
Se mi viene in mente lo metto in descrizione o in qualche commento, però è una bella cosa comunque anche la stampa 3D, cioè è una roba bella. A me è sempre piaciuta, però non l'ho mai presa perché non so fare i progetti, diciamo. Sì, so che ci sono, comunque si possono scaricare, eccetera, però poi non lo so, non l'ho mai fatto. Però è molto, molto carino, molto bello. E quindi insomma, vai, vai. Purtroppo la scuola a volte, è un po' generica, poi dipende anche i professori che capitano. Purtroppo non si può far nulla, però se hai la passione io ti consiglio di continuare e magari farla per conto tuo. Comunque ci sono tanti corsi, tanto materiale online, anche su YouTube, adesso ci sono anche corsi in italiano, quindi cioè vai avanti, anche se a scuola non le fanno benissimo, però cioè le puoi fare da solo comunque, o da sola, non so. Quindi insomma, dai, so' felice dai. E, e poi quindi andiamo a scrivere analyze response e ovviamente gli dobbiamo passare la risposta e poi andiamo a prenderci gli header e quindi faremo list, che adesso vi dico, di response data punto get headers. Vabbè, qui aggiungeva or niente, perché se non ci sono header gli mettete vuoto così non vi dà errore. Perché cosa succede? List praticamente è una struttura ehm, in cui si possono inserire appunto proprio come una lista. Si fa una lista di stringhe, oggetti, quello che è, testi, eccetera. In questo caso noi cosa stiamo creando? Una lista dei nostri header. Se noi torniamo in VARP, praticamente cosa avremo? Una lista di tutti questi header, quindi avremo host, cookie, content length, eccetera, tutti in una lista che noi potremo prendere poi, solitamente le liste sono indicizzate, quindi si ha 0, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. E il problema qual è? Che se questo non esiste, potremmo avere dei problemi e avere degli errori. Quindi cosa fa chi ha creato questo codice? Andrà ad inserire vuoto giusto per non avere problemi, errori. O anche se questo non esiste, questo sarà chiamato su un oggetto vuoto e quindi ci saranno errori. Quindi diciamo questo è giusto per evitare che ci siano problemi. E poi va a prendere il body. Ovviamente questo getHeaders voi lo trovate sempre nella documentazione. Vedete qui in iResponse.info, ricordatevi questo analyze response restituisce un iResponse.info e quindi noi da questo momento possiamo utilizzare tutti questi metodi. E abbiamo utilizzato getHeaders e poi utilizzeremo getBodyOffset, adesso vi faccio vedere, per appunto prendersi il body. Quindi cosa fa? Va a fare response, ora vi spiego di questo response data.getBodyOffset. Ora vi faccio capire to string di ora cosa fa? Praticamente response anche qui è una lista, restituisce una lista e noi praticamente facendo così, solitamente quando abbiamo una lista, ora presente la lista come tipo un array in realtà, un array scusate, che ve la semplifico e vi dico che è una specie di lista, ma mi potrebbero picchiare per questo. Però diciamo, voi avete questo array in questo modo e per prendere il primo, che magari si chiama A uguale questo, per prendere il primo oggetto noi dovremo fare A di 0 e questo restituisce 1.
Perché cosa succede? Qui gli array sono indicizzati e quindi avremo indice 0 e ci sta come contenuto 1, l'indice 1 sta il contenuto 2 e l'indice 3 ci sta il contenuto 4, quindi indice 2, scusate. Quindi se noi facciamo così, andremo a prendere l'elemento 2, cioè l'elemento che ha 2, e A di 2 avrà 4. Ok? Quindi in questo modo noi stiamo dicendo prendi. Ora, però in Python voi avete questi due punti per dire tipo prendi da questo indice a questo. Se non si mette niente alla fine vuol dire da questo, cioè questo è l'inizio e questa è la fine. Quindi in questo caso se io scrivessi A0, 1, dovrei prendere soltanto questi due. Se io non metto niente, prendo tutto quanto. Ok, quindi in questo caso, mettendogli questo, noi stiamo dicendo get body offset, che praticamente è l'indice in cui inizia il body. Quindi se prendiamo sempre varp, avremo per esempio 23. Vedete qui 23 per esempio inizia il body. E gli stiamo dicendo prendi da 23 fino alla fine del messaggio praticamente, quindi da dove inizia il body fino alla fine. E poi toString perché in teoria voi potreste lavorare sia con i byte e sia con le stringhe e poi convertirle, fare in modo che Barp le converte in byte. Però lavorare con i byte è abbastanza pazzesco, diciamo così, e quindi insomma le convertiamo in testi, in stringhe, che poi è tipo un testo, per appunto lavorarci meglio. E poi, come ogni metodo che si rispetti abbiamo un return, cioè un cosa stiamo restituendo quando si chiude questo metodo. E qui facciamo headers e body. In Python, come in altri linguaggi, potete restituire più cose. In questo caso abbiamo headers e body. Quindi quando noi siamo qui, in questo metodo, andremo a chiamare questo nostro metodo che abbiamo scritto e gli mettiamo message, che sarà appunto la richiesta. Poi andremo a modificare, cosa facciamo adesso? Andiamo a modificare quello che vogliamo fare, quindi body uguale body.replace, abbiamo detto che modifichiamo soltanto test con ciccio pasticcio. Boh, così. Però siccome il replay... Ah, è bellissimo cosa diceva questo tizio sul video, mi ha fatto morire. Diceva, siccome non è... non distingue il replace è un metodo di Python per appunto cambiare qualcosa. Se un testo ha ciao sono io e io voglio modificare sono con ero, faccio il replace e dico modifica ciao con ero e questo appunto modifica la frase. Però non distingue tra maiuscole e minuscole, quindi in teoria qui dobbiamo replicare il replace, quindi il cambiare questo sia per le maiuscole che per le minuscole. E il tizio diceva potremmo usare una regex, un'espressione regolare, ve ne ho parlato l'altra volta, che appunto è un modo per cercare qualcosa in un testo, però perché usare una cosa tipo intelligente quando noi possiamo ripetere le stesse cose? Genio, ho detto. L'ha detta in maniera un po' più bella, io non... anche, secondo me, anche traducendolo ha perso un po' il suo fascino di questa battuta, ecco. Però era carina. Però vi metterò il video.
E poi ovviamente dopo che noi modifichiamo la risposta o la richiesta in questo caso, dobbiamo ricreare il messaggio. Quindi in questo caso dobbiamo creare un nuovo oggetto, usare sempre il nostro helpers e qui utilizzare un'altra magica funzione. No, questo non mi serve. Un'altra bellissima funzione che si chiama, vediamo di nuovo il metodo, mi sono già scordata, build http message. E anche qui in helper, ecco qui, e ci dice questo metodo, no scusate, non questa, la http message, ho sbagliato, eccolo qui. Dice ricrea il messaggio contenente appunto gli header e i body che noi gli diamo. Vabbè. E appunto prende cosa. Quindi aspetta, me lo copio questo. E quindi andiamo a dargli poi headers e body che appunto abbiamo noi. E vedete qui noi avremo il body modificato perché noi quello modificato glielo stiamo rimettendo al body che useremo per ricreare il nostro messaggio che poi Barb visualizzerà. Perché noi andiamo a fare get... no, scusate, qui è message perché l'ho cambiato. Appunto il message gli andiamo a dire set response e metti new message. E questo praticamente andrà a cambiare nella pagina che noi andremo a vedere test con Ciccio Pasticcio. Semplicemente. Quindi ora andiamo in Barb, torniamo in extension e rimuovo il vecchio e carico il nuovo. Niente errori, quindi non ci sono stati problemi. E ora mi serve questo e andiamo a vedere cosa succede se io cerco test. Non succede niente. Interessante. In teoria test dovevamo vederlo che cambiava con Ciccio Pasticcio. Però non ha funzionato. Ovviamente. Giusto, giusto. Giusto perché noi non stiamo chiamando questo all'interno di questo. Cioè, vedete, ogni cosa che fate dovete chiamarla poi nel register extender callback. Se voi non lo mettete qui, non funzionerà niente. E infatti, qui dobbiamo fare callback.register http listener. Ops. Listener e qui mettiamo self. Questo metodo cosa fa? Praticamente andiamolo a vedere. Non so bene dov'è, come si chiamava. Registro, vediamo se c'è. Ecco qua. Questo qui dice questo metodo è utilizzato per registrare il listener che farà le modifiche nella richiesta risposta. Quindi noi non l'avevamo utilizzato e ovviamente non poteva fare le chiamate. Quindi andiamo a riprovare ora, se ricarico questa pagina, continua a non fare niente. Vediamo il codice, magari ci siamo. Vediamo un po'. No, scusate, adesso non fa niente perché non l'ho ricaricata, giusto. L'ho modificata, però non l'ho ricaricata, giusto.
Spero. Vediamo, vediamo. No, non continua a non funzionare. Ah no, perché adesso c'è la cache, cancelliamo la cache. No. Fallimento. Ho fallito, amici. Ah no, ma perché c'è la cache? Vedete qui che non mi dà la pagina originale. Ok, cancelliamo la cache. In malo modo. Sì. Clean history, sì. Proviamo a cercare test. Però già qui lo devo cambiare, secondo me. Non funziona. Ah, perché è un errore. Bene, bene, abbiamo un errore. E... Dice, allora, il problema sta qui. Ok. Ok. E cosa dice? No, non era qui. Cosa dice? Il primo argomento. Allora, andiamo nella documentazione. Qui dice che vuole un listener. Aspettate, aspettate. Sì, mi sono scordata questa. Vedete, vedete, perché qui Barp Extender sta soltanto implementando l'iBarp Extender, ma non l'iBarp Listener. E quindi ovviamente mettendo self noi stavamo dando un oggetto diverso da quello che si aspettava qui. Qui si aspetta un iHttp listener, ma noi gli stavamo dando un iBarp extender. Quindi in questo modo, perché self è la classe. Quindi in questo modo in teoria dovrebbe funzionare, vediamo. Ok, qui abbiamo ciao Barp, nessun errore, quindi riproviamo. Clean history, proviamo a ripulire la... Vediamo, forse se non... No, però ancora non funziona. Ok, voglio riprovare test. Strano. Però dovrebbe funzionare adesso. Test. Forse perché non legge test, però mi sembra strano. Comunque qui c'è test. Cioè c'è scritto 100 volte test. Sono... Certe volte mi insulto dicendomi sono una polpetta o robe così. Boh, lo volevo dire. Perché in questo momento pensavo... Perché qual è la cosa? Io qui sto chiamando questo metodo, ma questo metodo sta dentro la classe. E quindi io devo usare self, se no che chiama. Forse era questo il problema. Vediamo. Infatti avevo un errore. Ok. E vedete, se avete errori durante l'utilizzo, li vedete sempre qui. Quindi riproviamo di nuovo.
Facciamo così. Mm, però non abbiamo errori questa volta. Ah, però adesso è la cache. Veramente. No. Ok. Ciccio Pasticcio, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo modificato la risposta. Oddio mio. Ok, erano una serie di problematiche di programmazione, insomma. Ora, ok, ora non vi faccio il resto. Diciamo che in generale, se volete modificare la risposta, dovete utilizzare ovviamente analyze, la richiesta, scusate, dovete modificare la analyze request che sta nell'helper. Cioè, qualsiasi cosa dovete fare, dovete usare gli helper. E insomma, questo diciamo era a grandi linee. Ora non voglio. E ovviamente non dovete usare questo. Ora non voglio mandare avanti perché secondo me diventa troppo complicato, però se vi interessa magari possiamo fare un'altra live, fatemelo sapere in caso ehm, in caso nei commenti, insomma, o in chat o su Discord, dove volete. E magari boh, ci possiamo fare un'altra live. Perché è interessante in realtà, perché potete modificare tante cose e anche col proxy è bello proprio vedere, perché vedete, ah vabbè, adesso abbiamo modificato la risposta, quindi non si vede molto. Però in generale potete fare un sacco di robe. La mia idea è quella di chiamare uno strumento che avevano detto in chat un po' di tempo fa, e prima o poi la farò, però in generale mi sa che vi metto sul mio GitHub, che poi vi scrivo comunque. ehm, Vediamo. Sì, poi ve lo metto da qualche parte, ve lo scrivo e magari carico sia questo codice che comunque potete prenderlo da questo da cui ho preso ispirazione, diciamo. E cioè no, non ho preso ispirazione, ho proprio copiato questo codice. Però mi sembrava il più semplice, diciamo così, per iniziare, pure per me, sinceramente. E comunque io lo carico sul mio GitHub, ve lo posto, ve lo metto da qualche parte e in caso vi metto anche altri, magari faccio un progetto e vi ci metto ehm, anche altri file tipo come modificare la risposta, come vedere la risposta anche su Barp, la risposta modificata su Barp. E quindi insomma magari ve li metto, vi faccio sapere quando ve li metto. Credo nel fine settimana, non so se riuscirò durante la settimana perché comunque lavoro. E niente, questo era tutto. Spero che questa serie su Barp vi sia stata utile. Ovviamente la trovate sempre nelle playlist qui. Qui, Barp, eccolo qui, ci sono i video, potete vedere quando volete. E perché su Twitch dopo un po' si cancellano, quindi le dovete guardare su YouTube se volete guardarlo. E non so, in caso, ve l'ho detto, in caso volete approfondire qualcos'altro, possiamo fare un'altra live, più più là magari, perché comunque adesso con le live del lunedì mi fermo un po', cioè probabilmente le farò però su Active Directory, perché appunto sto facendo la certificazione e insomma devo un attimino
buttarmi abbastanza su quella, quindi probabilmente mi vedrete in live su quello e ovviamente le cyber news quelle non mancano. Però sulla roba di web per adesso mi fermo un po', però ovviamente se voi volete farne qualcuna si può fare, però giusto non farò le serie in questo modo. Anche questa del web prima o poi finirà, prima o poi vedremo. Ed è tutto in realtà, ve lo volevo dire. E insomma, vediamo questa certificazione come andrà. E ovviamente se non lo fate seguitemi e guardatevi l'ultimo video. Guardateveli. E niente, questo è tutto. Grazie mille per aver seguito. E, e niente, ci vediamo giovedì con le Cyber News. E niente, buona serata e ciao.